Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Stavo per prepararmi per registrare un video di grammatica e ho pensato che avrei potuto fare anche un altro tipo di video, un video un po' diverso. Infatti ho pensato che potrebbe essere utile e interessante per voi conoscere il lessico e il vocabolario dei trucchi in italiano. Capisco che non tutti sono appassionati di trucco, però penso che sia piuttosto divertente. Quindi, tra un po' vedrete me totalmente senza trucco e mi truccherò insieme a voi, chiacchiereremo un po' insieme e vi mostrerò tutte le parole e le espressioni che hanno a che fare con i trucchi in italiano. Premessa, non sono un'esperta. Questo video non vuole essere un tutorial di trucco perché ovviamente non ne sono capace, quindi siate clementi. So che tra voi ci saranno degli esperti di make-up. Mi dispiace per tutti gli errori che commetto. Se volete darmi dei suggerimenti sono ben accetti, ma siate clementi con le critiche. Detto questo, vi lascio al video. Restate là perché tra poco mi vedrete senza trucco. Ma prima di continuare con il video, lasciatemi spendere 2 parole per NordVPN, lo sponsor di questo video. Siete in vacanza, spaparanzati a prendere il sole in spiaggia. Volete isolarvi un po' e guardare un film o una serie TV italiana sul vostro tablet. Ma georestrizioni. Il contenuto non è disponibile nel tuo paese. Che fare? Potreste prendere un aereo e venire in Italia, certo, ma se non volete lasciare la vostra spiaggia, potete usare NordVPN, che funziona sempre e non va mai in vacanza. Una volta aperta la VPN, dovrete solo scegliere il paese in cui volete virtualmente trovarvi e il gioco è fatto. Potrete guardare tutti i contenuti disponibili solo per quel paese. Figo, no? Inoltre, se siete in vacanza, probabilmente dovrete usare spesso i wifi pubblici. Questi però non sono molto sicuri e gli hacker sono sempre in agguato. Anche qui vi salva NordVPN, proteggendo i vostri dati e la vostra navigazione da occhi indiscreti. Tutto questo è vostro a pochi euro al mese se vi iscriverete usando il link in descrizione e il codice coupon LERNAMO. Poi, se proprio non vi piace, potete usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Provatelo e passate delle serene vacanze. Eccoci qui. Dunque, questa è la mia faccia senza trucco. E prima di cominciare a truccarmi uso sempre del tonico, quindi prendo un dischetto, ci verso su del tonico e lo passo sul viso per detergere la pelle. La mia pelle non è secca, al contrario, è piuttosto grassa, quindi la detersione è molto importante. Quindi è il momento di applicare la crema idratante per il viso, proprio per idratare la pelle. E la applico con i polpastrelli. Completati questi passaggi, procediamo con i trucchi veri e propri che sono nel mio beauty case. In italiano non esiste davvero una traduzione, possiamo dire portatrucchi, ma generalmente si utilizza la parola inglese. Apro la cerniera e comincio sempre con il fondotinta. La mia pelle, la mia carnagione è molto chiara, quindi
Scelgo sempre una tonalità di fondotinta piuttosto chiara e che contenga anche una percentuale di protezione solare. Come vedete, purtroppo la mia pelle ha sempre un po' di brufoli, ma per fortuna ci sono dei fondotinta ad alta coprenza che riescono a nascondere le imperfezioni. Quindi vado ad applicare il fondotinta e generalmente io utilizzo le mani, però è anche possibile applicarlo con un pennello, tipo questo, o una spugnetta. Io però lo faccio con le mani. Scrivetemi nei commenti se si può fare o non si può fare. Polpastrelli. E vado a spalmarlo sulla mia faccia, sul mio viso, cercando di distribuirlo in maniera uniforme. Lo so, ci vuole un po' di tempo, però notate già una differenza? Sono sicura di sì. Eccomi, sono tornata, mi sono lavata le mani e adesso è il momento di nascondere le occhiaie, che sono sempre un po' evidenti per me, e andare anche a sistemare quelle imperfezioni che non sono state completamente nascoste dal fondotinta. E per farlo utilizzo un correttore. Lo applico direttamente sull'occhiaia e lo stendo con i polpastrelli. Dopodiché lo applico anche su qualche altra imperfezione che, come dicevo prima, il fondotinta ancora non è riuscito a nascondere. C'è questo tipo di correttore che è a stick, ma c'è anche uno che ha un pennellino. Dovrei averlo. Questo è più facile da applicare direttamente, per esempio, sui brufoli, sulle imperfezioni. Picchietto, questo verbo in italiano si chiama picchiettare. E questa volta utilizzo una salviettina umidificata. Prima di proseguire. Fatto anche questo, sistemata quindi più o meno la base, io di solito comincio dagli occhi. Allora, come vi dicevo prima, io non sono per niente esperta. C'è chi sugli occhi mette per esempio l'ombretto, quindi fa delle sfumature con i pennelli, crea delle meraviglie. Io non sono una di quelli perché davvero non posso farlo e la mia soluzione è sempre un eyeliner. Non esiste la parola in italiano, è proprio eyeliner. Anche quelli che vendono le compagnie italiane o comunque i negozi in Italia hanno la parola inglese. Oppure utilizzo una matita per gli occhi che ha un colore un po' meno intenso. In questo caso è automatica. Altrimenti si tratta di una classica matita che va temperata di tanto in tanto. Ma io sono pigra, quindi preferisco quella automatica. Però oggi vado con l'eyeliner, che è, come dice la definizione, se riuscite a leggere, waterproof, cioè resistente all'acqua. Questa sarebbe la definizione in italiano. Quindi vado ad applicarlo
E questa è un'attività che fa paura a tutti perché ovviamente le linee non sono mai perfette, però ci proviamo. Io distendo la palpebra e vado ad applicarlo con la palpebra ben tirata. Questa qui è la palpebra dell'occhio. Ho dimenticato di agitarlo, è sempre meglio agitarlo prima. E adesso lo applico. Non so cosa io stia facendo, però insomma siamo qui per imparare le parole e il lessico dei trucchi, quindi perdonatemi. Quando sono più o meno soddisfatta del risultato, lascio l'eyeliner e vado ad applicare sulle ciglia, sulle mie ciglia, il mascara. A proposito del mascara, si dice che è quasi impossibile applicarlo a se stessi con la bocca chiusa. Non so se sia vero, però in effetti anche io tendo ad aprirla leggermente. E ovviamente le facce, le espressioni che si fanno durante l'applicazione del mascara sono un po' da meme, diciamo. Come prossima cosa vado ad applicare la cipria, che va un po' ad opacizzare tutta la pelle. E questo è veramente necessario, per esempio, quando devo registrare dei video. Non è molto bello altrimenti vedere una pelle lucida in video. Qui c'è una spugnetta, quindi vado semplicemente ad applicare la cipria in questo modo. Picchiettando, come dicevamo prima. Fatto questo, ci sono i ritocchi finali. Per esempio, con una pinzetta vado spesso a sistemare le sopracciglia, se c'è qualcosa fuori posto. E poi vado ad applicare la matita per le sopracciglia. Anche questa rigorosamente automatica perché detesto temperare le matite. Vado principalmente a riempire gli spazi vuoti. Quindi con un pennello dalle setole morbide vado ad applicare la terra o terra abbronzante, che serve praticamente per dare un po' di colore all'incarnato, perché altrimenti sarei praticamente dello stesso colore della parete. Anche qui so di fare delle facce molto strane. Fatemi sapere nei commenti se avete delle correzioni per me. E terminato con la terra, vado ad applicare il blush. Anche qui si usa questa parola, non esiste una versione italiana. E praticamente è quella polvere rossa che serve semplicemente per definire meglio le guance, per dare colore alle guance. Poco, per evitare un effetto pagliaccio. O, come dico io, effetto Heidi. Esisteva Heidi come cartone animato nei vostri paesi? Lo avete mai guardato? Ne avete mai sentito parlare? Io ero ossessionata da Heidi quando ero una bambina. Avevo anche la collezione delle figurine nell'album. Sistemo con le mani. Adesso vado alle mie labbra e applico il burro cacao,
che serve un po' per andare a idratarle, a ammorbidirle. E termino l'opera con il rossetto, ossia la versione con l'applicatore, sia la versione tradizionale a stick. E sì, probabilmente lo avrete intuito dalla frequenza con cui compare nei miei video, ma il mio colore di rossetto preferito è il rosso. E sono pronta per registrare un altro video, senza le pinzette però. Ecco qua, questa era la mia routine di trucco e queste erano tutte le parole, le espressioni principali per quanto riguarda il trucco in italiano. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e lasciate tanti like se è stato così. Spero che vi siate divertiti, spero che abbiate imparato il più possibile. Adesso, se volete saperne di più per quanto riguarda il lessico dell'abbigliamento in italiano, non perdetevi il video dedicato proprio a questo argomento. Anche lì ho il rossetto rosso. Come sempre lo trovate qui in alto nella card o giù nella descrizione. Non dimenticate di passare dal nostro sito lernamo.com. Non dimenticate anche di seguire l'Ernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi che pubblichiamo lì. E se conoscete una persona che ama truccarsi, che ama il trucco, allora condividete questo video con lei. Io vi aspetto prestissimo in un nuovo video.